Onegashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio, siamo ancora di nuovo qui con Daniela. Tra l'altro Daniela, vedo che ogni volta che facciamo questi video tu appari con una spada diversa ed è una domanda a cui non si trova risposta. Quante spade hai? Ne parleremo in un video apposito. Ok, vabbè. Oggi siamo qui per fare una domanda veramente interessante a Daniela che molti secondo me come curiosità si sono posti ed è: Daniela, ma quanto costava una spada ad un samurai, parlando di 200-300 anni fa? Quanto pagava una katana un samurai nell'antico Giappone? La Daniela ci risponderà dopo la sigla. Dopo la sigla. Ok Daniela, partiamo subito con questa domanda. Riusciamo a risalire a quanto poteva costare una spada per un samurai 200-300 anni fa? Come possiamo immaginare non è una cosa semplice da fare. Ora ti do anche uno schiaffo. Adesso metto me vorresti vedere. No, è una cosa allucinante, ci deve essere sempre qualcosa che rompe le scatole. Come possiamo immaginare non è un'attività semplice quella di riuscire a ricostruire quanto potesse costare una spada 200-300 anni fa, però possiamo fare una ricostruzione molto vicina alla realtà, abbiamo delle informazioni, riusciamo a reperire alcuni dettagli che riescono a farci avere un'idea molto vicina alla realtà. Hai delle informazioni? Ok, vediamo. Che stavi dicendo? Basta. Beh, la prima cosa che ti chiedo è: che tipo di moneta c'era in Giappone a quel tempo? Cioè, con cosa si pagava? Allora, avevamo essenzialmente 3 monete. La prima è il Ryo, che era la moneta d'oro di valore più alto, e poi vedremo insomma quanto valeva in realtà. C'era una frazione del Ryo, che è il Kan, e infine il Mon, la moneta di valore più contenuto, la moneta di rame, che è stata in uso tra il 1336 e il 1868. Tutte e 3 le monete naturalmente poi verranno sostituite dallo yen a partire dal 1870. Allora, tu giochi ai videogiochi? No. Allora, se tu giocassi ai videogiochi scopriresti che nel gioco di Yakuza dedicato all'antico Giappone, dove il protagonista è un samurai, io avevo tutti i pagamenti che facevo in mon, cioè che la moneta del gioco era il mon, quindi è vero, hai detto una cosa giusta, perché nel gioco ci sono i mon. Ci puoi dire all'incirca quanto valevano queste monete? Sì, diciamo non è facilissimo da capire, però proviamo un attimo a fare un po' di chiarezza. Allora, il Ryo era appunto la moneta di valore più alto, come dicevamo prima. Un Ryo era una placchetta di circa 16 grammi d'oro. Quindi bella roba, sì. Il Kan, come dicevamo appunto, è una frazione del Ryo, quindi ogni Ryo era composto da 4 Kan. Il Kan a sua volta era composto da 1000 mon, erano appunto queste monetine di rame assimilabili, diciamo, ai nostri centesimi, diciamo, per facilità. Possiamo capire, per farsi un'idea, un Ryo hai detto che era un 16 grammi d'oro, questo pezzo di 16 grammi d'oro, quanto varrebbe riportato ai giorni nostri? Sì, questo forse sicuramente, questo può essere, diciamo, l'equivalenza più facile da fare. Se un Ryo erano 16 grammi d'oro, allora basterebbe capire quanto costa attualmente un grammo d'oro per poter capire quanto vale un Ryo ai giorni nostri. Quanto costa l'oro al grammo? Non è che tratto l'oro tutti i giorni, tu lo sai? No. Però ho un amico che lavora in gioielleria e provo a chiamare, aspettiamo. Intanto vediamo se risponde. Ciao Lore, un piacere, come stai? Ciao Andrea, quanto va il grammo l'oro? Ma sai che è una domanda interessante. L'oro è effettivamente salito moltissimo negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, ed ha raggiunto in queste settimane addirittura sfondato la quota di 90 euro al grammo. Poi capita qualche giorno che scende e poi altri giorni che risale, quindi mediamente nelle ultime settimane il prezzo si aggira tra gli 88 e i 90 euro al grammo. Grazie, ci vediamo presto, vai. Ci sentiamo presto. Ciao. Ok, allora facciamo il conto per capire quanto valeva un Ryo, appunto, che sono 16 grammi d'oro per all'incirca 90 euro, che quello ci ha detto Andrea, sono 1440 euro di oggi.
Caspita. Che mi sembra tanto. Ora poi ci dirai quanto costava quella spada e forse riusciremo a farci un'idea. Ok, andiamo avanti. Miseria. Quanto era lo stipendio di un samurai però, Daniela? Sì, naturalmente per farsi un'idea è utile, diciamo, capire quanto poteva guadagnare, no, un samurai l'anno, e stiamo parlando di una cifra tra i 3 e i 5 ryo, che naturalmente dipendeva dal rango, dal livello del samurai, però come range da considerare tra i 3 e i 5 ryo l'anno. Quindi 5 ryo per 1440 che era uno, lo stipendio di un samurai era all'incirca 7200 euro di oggi. Sì, direi di sì. Ok, quindi a un certo punto arrivava lo stipendio, pagavano il samurai, gli davano questi soldi o queste diciamo monete o questi pezzi d'oro, e quello era il suo stipendio, veniva pagato così. Non solo, lo stipendio del samurai si chiamava ondaka ed era costituito da una parte di denaro, una parte monetaria e una parte invece con... Aspetta, mi era starnutire. Il reddito del samurai era chiamato ondaka ed era costituito appunto da una parte monetaria, come dicevi, quindi costituito appunto dai ryo che vedevamo prima, e una parte invece era pagato tramite terreni, e la qualità del terreno dipendeva dalla quantità di riso che riusciva a produrre. Ah, quindi non è che aveva i soldi, ma anzi... era molto meglio forse ricevere proprietà e queste cose, perché poi queste fruttavano anche dei soldi magari. Sì. E quindi possiamo immaginarci che c'erano persone, famiglie o samurai molto ricche allora. Non è detto, vedremo poi perché, però non necessariamente. No, vabbè, perché lo vediamo dopo? Dicelo subito, cioè perché cioè, ci potevano essere delle famiglie molto ricche, perché uno aveva preso come stipendio tantissimi terreni, tantissimo riso, coltivazioni, soldi, tanta roba, no? All'epoca c'era una tassazione molto importante, stiamo parlando intorno al 65% del reddito percepito, e dobbiamo anche considerare tutte le spese in ambito militare che erano necessarie appunto per proteggere questi terreni e questi possedimenti. Quindi in realtà... giustamente più terreni, più proprietà, più rischio di invasione, che altre persone magari volevano entrare in possesso di queste cose. Per difenderle le famiglie veramente ci voleva un sistema, un complesso di soldati addetti e quindi questi andavano pagati, mantenuti e così via. Quindi non è, cioè, soldi sì, però insomma non è che vediamo. Ok, bene, arriviamo io tengo sempre la calcolatrice pronta per quello che dirai. Allora arriviamo al cuore di questo video, no? Quanto costava, faccio qualche esempio, quanto costava una spada per un samurai? Ci sono vari esempi che possiamo vedere. Se pensiamo intorno al 1800 circa, una spada fabbricata da uno dei fabbri più noti dell'epoca, che è Taikei Naotane, poteva arrivare a costare anche 5 ryo, che era lo stipendio appunto di un anno per un samurai. Quindi parliamo appunto di un 7.000 euro, che era però lo stipendio intero di un samurai. Solo per la lama, senza considerare, diciamo, tutti gli accessori, l'impugnatura, il sai, eccetera, soltanto per la lama. Quindi però rapportato ai giorni nostri potremmo anche fare questo conto, perché se parliamo che il samurai aveva uno stipendio di media più alto naturalmente, potremmo prendere lo stipendio medio attuale di una persona, moltiplicarlo per un anno e vedere quanto in realtà costava rapportato ai giorni nostri. Quindi pensa quanto è uno stipendio alto oggi. Alto? 2.500-3.000 euro. Sì, 40.000 euro l'anno più o meno. 40.000 euro l'anno, quindi sì, una spada da 40.000 euro l'anno. Sì, indicativamente sì. 40.000 euro. Tanta roba. E poi, come hai detto, era solo la lama, poi c'era la lavorazione del saya, il sakeo, le varie rifiniture, la tsuba, la tsuka, lo tsukai, insomma c'era da lavorarci ancora sulla spada. E ci puoi dire anche altri esempi? Sì, facendo un salto un po' indietro nel tempo, dal 1800 passiamo al periodo Edo, quindi circa il 1660, una spada fabbricata da Inoue Shinkai, altro fabbro molto noto per le sue fabbricazioni all'epoca, poteva far pagare una lama fabbricata da lui fino a 11 ryo. Ah, quindi 11 ryo, quindi parliamo di spade che costavano ancora di più. Sì, stiamo parlando a questo punto dello stipendio di 2 anni. Di 2 anni di un samurai. Per un samurai. Come viveva poi, come mangiava, perché doveva essere... C'erano naturalmente anche spade meno costose, che magari potevano arrivare a costare intorno ai 5 ryo, come abbiamo visto in precedenza. Penso per esempio alle lame di Kanshi Tadatsuna.
Cioè, si è aperto le notizie, ma chi... Dov'è per chiudere le notizie, scusate? Ok, però ti volevo dire, compravo questa spada che costava 2-3 anni del mio stipendio, poi la prima battaglia, me la rompevano e cosa facevo? Ti avevano rovinato un bel investimento. Infatti. No, in realtà non erano lame e spade che venivano utilizzate in battaglia. Ok, diciamolo questo perché c'è la credenza appunto del fatto che il samurai in battaglia con la spada, mentre invece non era l'arma principale del samurai. No, non era l'arma che veniva usata principalmente nello scontro, venivano usate altre armi, magari una delle armi principali qual era? L'arco usato a cavallo dal samurai. Poi la lancia, c'erano altre armi. A distanza, magari anche più distanti appunto rispetto alla vicinanza che si può avere nello scontro con la spada. Quindi diciamo che queste spade erano una sorta di, diciamo, status symbol, no? Sì. Cioè da indossare, da portare, che all'occorrenza potevano uccidere qualcuno, però... Erano già all'epoca dei veri e propri cimeli e gioielli da custodire, diciamo. Naturalmente, come possiamo facilmente immaginare, come abbiamo visto anche prima, pagare solo la lama 3, 4, 5 anni del proprio stipendio per un samurai di basso rango voleva dire indebitarsi fortemente e non poter quasi sopravvivere per poter realizzare una spada di livello. E se pensiamo anche a questa cosa rapportata oggi, per comprare una casa appunto ci vogliono dai 100, 130, 200 mila euro e sono appunto debiti che vanno avanti per un sacco di anni, e rapportato insomma la cifra è quella, perché se pensi uno stipendio di 30-40 mila euro l'anno e per 5 anni sono 200 mila euro. Praticamente un investimento che in pochi insomma riuscivano a potersi permettere. Se pensiamo appunto ai samurai di basso rango, questo investimento non lo potevano fare. I pezzi che vedevamo prima sono pezzi appunto di alta qualità, dei pezzi che oggi sono dei cimeli esposti, che sono tesoro magari nazionale del Giappone, e naturalmente già all'epoca erano fuori dalla portata di molte persone. Erano pezzi destinati essenzialmente a quella che era la nobiltà giapponese, che poteva permettersi di investire queste cifre in un oggetto da utilizzare quasi esclusivamente per esposizione. Queste sono tendenzialmente le spade che oggi hanno un valore inestimabile, proprio perché sono in perfette condizioni e sono riuscite ad arrivare ai giorni nostri senza essere intaccate dall'usura, proprio perché non venivano utilizzate nel combattimento o nei campi di battaglia. Quindi pensiamo a queste spade di valore, venivano indossate durante le cerimonie, queste cose, erano spade che erano costate tantissimi soldi ma che non venivano poi impiegate in battaglia, e quindi sono arrivate ai giorni nostri in perfette condizioni. Interessante questa cosa qui. Bene ragazzi, allora purtroppo staremo tantissimo a parlare di questi argomenti che ci interessano, però chiaramente dobbiamo dare una fine al video. Il video ragazzi finisce qua, fatemi sapere nei commenti se voi avete altri argomenti che vogliamo chiedere a Daniela, per cui possiamo costruirci un video sopra e lei può rispondere alle nostre domande. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, aiutateci a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali del Giappone nel modo più serio e degno che merita. Lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto ragazzi lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!